Perché ti sei fermata? No, è che mi stavo domandando, ma voi vi siete iscritti al canale? E dai, su, forza. Aiutateci a farlo crescere. Maremma, lacustre. È gratis. Via. Oh, è semi lockdown, per cui perché non prendere il kayak e andare al lago dove siamo distanziati socialmente? Il kayak è ecco, questo è il nostro kayak Inuit 3 posti. Lo trasportiamo su questo carrellino tipo spesa e poi il resto lo portiamo. Comunque pian piano ci attrezzeremo meglio, soprattutto per quanto riguarda le pagaie. Okay, il kayak è pronto, non resta che metterlo in acqua. Lì vedete il carrellino, zaino, contenitore stagno sotto il portapacchi, pompa assicurata ai legacci, le nostre pagaie, e qui l'abbigliamento della pellegrinetta: guanti in neoprene, giubbotto di salvataggio e giacchina impermeabile, pantaloni impermeabili e calzari di neoprene. Buongiorno, dai, 2 in cammino, anzi oggi 2 in kayak. Oggi vi portiamo Oggi si pagaia. le nostre pagaiate. Siamo... a che lago siamo? Siamo sul lago di Annone. Che è un lago della Brianza, che come particolarità ha di essere diviso in due da una... quasi diviso in due da una penisola, la penisola di Isella, che è quella là in fondo. C'è solo uno spazio che permette l'accesso da un lago, da una parte all'altra del lago. Dove siamo noi è il lago piccolo, Ullaghet viene chiamato in dialetto locale, e viene chiamato anche il lago di Annone. Dall'altra parte c'è Ullak, cioè il lago più grande, è chiamato anche il lago di Ogiono. Comunque nella sua interezza il lago è il lago di Annone. Via, cominciamo a pagaiare. Pagaia. Sì. Stai... cerchi di stare dritta. Oh, ed ecco la pellegrinetta che ci sta portando al lago. Sì, ci si prova. Ci si prova. Bravissimo. Ed ecco qua. Allora, quella in fondo è la grigna con la neve, e là dietro c'è il resegone, però è dietro. E c'è anche un drone che ci sta riprendendo. Vai! Sai che sta vicino alla riva? Vicino alla riva, Giulia, non in mezzo al lago. A te piace il pericolo, subito in mezzo al lago. Si sta vicino alla riva per vedere se la barca è tutta a posto. È di là la riva, guarda! Oh, questa qui è la passeggiata al lago ad Annone. La pellegrinetta ci sta facendo andare a 2,9 km/h. 2,9 comodi km/h. Comodi da bradi. Vabbè, siamo qua per goderci, non è che stiamo facendo una gara di canottaggio. Seconda kayak. Io ho dimenticato a casa il case della GoPro, per cui le riprese verranno come verranno, perché non posso usare lo stick galleggiante, non posso usare la mollettona da mettere sulla prua, e vediamo come viene. Questo è il karma. E là in fondo si riesce a vedere il pizzo di tre signori, innevato anche lui, i frutti della pagaiata, però con questo equipaggiamento siamo asciutti, anzi fa così caldo. Sì, non Siamo... ho messo le giacchine sopra. Sì, siamo a fine ottobre, una giornata tutto sommato bella, fino a ieri ha piovuto e ci stiamo avvicinando alla penisola di Isella, quella che divide il lago di Annone a metà. La metà in cui ci troviamo è chiamata Ullaghet, cioè il lago piccolo, ed era chiamata anche il lago di Annone. L'altra parte più grande è Ullak, cioè il lago, ed è chiamata anche il lago di Ogiono. In realtà la denominazione di questo lago è il lago di Annone nella sua interezza, e ha una storia interessante, perché comincia tutto nel 1579, quando il Tribunale di Milano riconosce a una serie di famiglie della zona la proprietà esclusiva del lago. E a quei tempi il Ducato di Milano era dominio spagnolo,
E infatti subito il fisco spagnolo cercò invece di impugnare questa decisione perché voleva rientrare in possesso di questo lago, e miracolosamente non ce la fece, che di solito gli spagnoli erano rapacissimi, basta vedere cosa hanno combinato in America, nelle Filippine. E invece sono riusciti, le famiglie del lago e della zona sono riuscite a mantenere la proprietà del lago. Sotto gli austriaci nessun problema, che gli austriaci tutto sommato è gente ligia alle sentenze, alle leggi, eccetera eccetera. I problemi sono cominciati col Regno d'Italia, perché praticamente voleva annetterlo al demanio, e tra battaglie legali e sentenze varie sono arrivati fino al 1928, quando questo lago fu effettivamente annesso al demanio. Prima fu dichiarato di interesse nazionale, poi annesso al demanio, e però i proprietari gli ex proprietari del lago mantennero i diritti di sfruttamento della pesca e del lago, per cui ancora oggi se venite a pescare in questo lago dovete pagare il permesso alla regione Lombardia, in questa parte dove ci troviamo, mentre nella parte del lago di Oggione, dall'altra parte, dovete pagare il permesso agli eredi della famiglia Carlo Citterio, mi pare. E niente, la pesca è a pagamento, però c'è una delibera della regione Lombardia che la navigazione con kayak e canoe è libera, e infatti eccoci qui. Ho studiato. No, proprio una bella giornata. Adesso si sta riaprendo il cielo azzurro, quello là sopra è il Cornizzolo, non si vede la croce sommitale, però vi assicuro che quello è il Cornizzolo. Cornizzolo, Grignone, la Grignetta, e vabbè, adesso pagaio perché qualcuno si sta lamentando. Allora, siamo arrivati al varco tra il lato ovest e il lato est del lago. Questa qui alla nostra sinistra è la penisola di Isella, che è la lingua di terra più lunga che si protende nel lago, e poi questa è l'ultima propaggine che arriva da Annone. Si ritiene che anticamente qui, nel punto più stretto del lago, ci fosse un ponte romano. Giulia, va un po' più a destra per favore, così cerchiamo di non entrare nella vegetazione. Vedi dove è il canale libero? Sì, Giulia, a questo punto ferma e gira proprio, gira. Ed eccoci qui che stiamo entrando nel lago di Oggione, nello specchio d'acqua più grande del lago di Annone. Probabilmente da quella sponda si riesce a vedere di infilata il Resegone. Questa è la penisola di Isella e lì c'è Annone. Ciao Annone, fate ciao ad Annone. Mentre la Pellegrinetta pagaia imperterrita a 2,2 km/h. Via, le do una mano. Oh, siamo vicini al Canneto. Molto vicini al Canneto, No, non si vede particolare fauna. qualcuno vuole sapere gli animali qua. E allora ci avviciniamo a quelle belle ville là in riva al lago. Li facciamo sognare. Peschiamo un po' di più acqua con quel cucchiaio. Dopo 23 minuti la Pellegrinetta è già scesa a 1,6 km. Di questo passo torna indietro nel tempo. Giulia, devi affondarlo di più il cucchiaio, se no non sposti l'acqua, dai, su. Ma non potevi scegliere, non so, il ricamo come hobby sportivo? Colpa tua. Certo, è colpa mia. Siamo fermi, Finché non vai a lasciare andare. Siamo fermi, non c'è corrente nel lago, Porca miseria. perché è alimentato da sorgenti piccolini gagnoli. Ha solo un emissario che è il Rio Torto, che mi pare che finisca nell'Adda. Dai. No, guarda, come si è liberato il cielo. Dai, dritta. No, no, non è ancora tempo di foliage al lago, perché sono ancora... No, beh, c'è... Sì,
sì, qualche le ville che affacciano sul lago, così anche con la sua rimessa privata, carine, molto, cioè carine, molto belle, altro che carine, no, dicevo carine, no, molto belle, altro che carine. Il giardino vista lago e montagne. Ok. Come va la pagaiata? Sono 26 minuti che si pagaia. Mamma mia. Si è fatto 1 chilometro e 190 metri. Vorrei aver fatto come hobby il cucito, davvero. Au. Ha fatto tutto lei, ha scelto lei tutto. Non è vero. Sì che è vero. Non è vero. Pagaia, su. Ti ricordi le manovre? Gira il kayak. Gira. Giro alla destra. Gira destra che no. Sta girando a Piatto. sinistra. Ok. Giro alla sinistra. Non gira. Perché stai mettendo solo la punta? Perché hai paura di bagnare la pagaia? Poi si raffredda. Perché voi dovete sapere che la pagaia di Giulia è idrosolubile, se la metti in acqua si scioglie, allora cerca di non bagnarla. Adesso facciamo il giro, va bene? Intanto facciamo il giro. Oh, un'altra villa appoggiato all'altezza del lago. Sta piovendo, come potete vedere. La pellegrinetta scura è la donna della pioggia. Allora la pioggia sta. No, guarda, era una postazione di caccia in mezzo al lago. Guardate, ma cosa sercenti sono? Non si muovono quelle papere, sono tutte finte, sono tutti richiami per tranquillizzare gli uccelli, farli posare, dove ci sono già gli altri uccelli è un posto tranquillo, questi arrivano, si posano e il cacciatore che è lì, tra una birra e l'altra, gli spara. Penso sia un airone quello là. Pensavo fossero tartarughe. Erano il grigiastro, poi erano immobili, pensavo fossero tartarughe che facevano basking, però non bisogna abbandonare le tartarughe, soprattutto le specie aliene, abbandonare nei laghi italiani, che le nostre povere tartarughe autoctone già ce n'erano poche, sono quasi estinte. Non abbandonate le tartarughe, anche se sono degli animali malvagi che non vedono l'ora di mordervi le dita, nonostante voi gli diate il pesce crudo di prima qualità, ne parlo per esperienza diretta. C'ho una malvagissima Trachemis di 20 cm. Però è tenuta bene, curata e Va bene, dai, ricominciamo a pagaiare prima che ci impallino, sì. Ehi papera! Niente, non danno confidenza. Cioè, anche il fatto che sono finte non aiuta. Ah, poi ci sono diverse. fatto fuori di numeri prima di... Ne hanno anche diverse, hanno anche le femmine, per cui sono certo, fa una cosa diverse seria. razze, cioè. Vabbè, lì c'è sta postazione, sto bunker in mezzo al lago. Bah. È il momento dello spuntino. Cosa ci stiamo mangiando? Fa vedere. La frutta secca. Oh, ecco là finalmente il resegone, lo vedete? Qui vedete un monumento di arte contemporanea. Boh, sarà un segnale indirizzo. Oggi i pescatori non ne ho ancora visti, non so se non è stagione, boh. Comunque qui, cioè, mi pare che sia 5 euro al giorno permesso per pescare. Giornaliero 5 euro. Mensile 20 euro mi pare. E poi c'è il lato oscuro dei pescatori lacustri, i carpisti che pescano dal tramonto fino alle 7:30 di mattina. Si vede che la pesca alla carpa è un affare notturno. No, comunque oggi non abbiamo ancora visti i pescatori.